Ciao a tutti cari amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2025. Ok ragazzi, abbiamo la carta del mondo, carta di compimento, carta di conclusione di cicli, di completamento, di raggiungimento dei risultati. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il link al seminario di approfondimento Tarocchi e Karma di settembre e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate. Abbiamo un 5 di pentacoli, un 3 di pentacoli, abbiamo un 4 di coppe, la torre, 7 di coppe, 4 di bastoni, regina di pentacoli e giustizia. Cari amici della bilancia, cominciamo da questo 5 di pentacoli. Scusate, adesso andiamo a vedere carta per carta e potrebbero esserci dei significati slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, denaro, soldi e via dicendo. Dunque, partiamo da questo 5 di pentacoli, ragazzi, che è una carta che indica una certa carenza. Mondo e 7 di pentacoli. Credo che ci sia l'idea di chiudere con un certo tipo di dipendenza o di carenza. Diciamo che potrebbe esserci come una volontà, ma essendoci anche un 7 di pentacoli è come se qualcuno stesse un po' procrastinando questa chiusura del capitolo, questa chiusura o questo completamento. Sapete, potrebbe anche riguardare un lavoro dipendente, perché il 5 di pentacoli riguardando le dipendenze molte volte fa riferimento al lavoro dipendente. Adesso andiamo a svilupparle un po' tutte, poi ci ritorno. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Asso di spade. E amanti. Credo che ci sia come una sorta di disequilibrio nel mese di settembre e anche qualche non detto considerato l'asso di spade al contrario. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Sette di bastoni, di nuovo 5 di pentacoli. Ho come la sensazione che ci sia qualche traguardo che volete raggiungere, dove da soli potreste far fatica, oppure come se ci fosse una sorta di situazione che state vivendo
e che appunto magari la state vivendo da soli, state facendo fatica a capire come uscirne, state procrastinando certe scelte perché non sapete se sono quelle giuste o no, però anche chi vi è intorno e vorrebbe darvi una mano incontra un muro da parte vostra. Io ho come la sensazione che qualcuno non voglia ammettere che una determinata situazione o relazione non funziona più e che sarebbe ora di chiuderla, o meglio, come se voi lo sapeste, per certi versi, ma non lo voleste ammettere. Però abbiamo due volte la carta del mondo, ragazzi, e la carta della torre. Andiamo a vederla la torre. 3 di pentacoli nuovamente e giustizia nuovamente, quindi le energie si ripetono molto. Può essere che qualcuno faccia fatica a prendere questa decisione o a fare questo passo perché pensi di non essere all'altezza, di non riuscire a farcela da solo. Andiamo a vedere 7 di coppe, perché poi ho la sensazione che una volta che questa cosa potrà essere regolarizzata o guidata, considerata la carta della giustizia, arriva questo 7 di coppe, quindi le opportunità che effettivamente possono aprirsi. Qui abbiamo 3 di spade, 4 di pentacoli, diavolo e eremita. Qualcuno ha paura della solitudine o, ripeto, di non farcela da solo. Tenete presente che in questo caso il 3 di spade, cioè, secondo me il pensiero che farete è: se chiudo questa situazione o questa relazione, potrei far fatica a cavarmela da solo, potrei rimanere incastrato. Per esempio, avete un socio con il quale o la quale non funzionano più le cose e c'è come la decisione di interrompere la relazione lavorativa. Qui potrebbe assalirvi la paura del tipo: mi toccherà fare 20 ore di lavoro al giorno, oppure potrei non essere in grado di riuscire a far tutto, oppure potrei dover, come vi posso dire, essere troppo impegnato a mantenere quello che c'è già e non riuscire ad espandermi. Cioè ho come la sensazione che sia più la paura che vi tiri indietro, l'idea di non essere all'altezza. È una credenza limitante, Andiamo a vedere 4 di bastoni. Sette di spade e fante di bastoni. Scusate, guardo questa che è rimasta lì. Allora, abbiamo un 9 di pentacoli. Di nuovo, il 9 di pentacoli quando è al contrario parla di dipendenze. Allora, qua potrebbe esserci o una dipendenza monetaria da parte di qualcuno, cioè, vi faccio un esempio, siete dipendenti finanziariamente o dal vostro capo o dal vostro partner, no? E c'è come la volontà di chiudere questa situazione. Da un lato c'è la paura che vi dice no, potresti non farcela da solo, potreste anche arrivare al punto di nascondere a voi stessi le cose che non vanno bene in questa relazione proprio per non dover affrontare il cambio. Allo stesso tempo, per quelli che riceveranno un aiuto dall'esterno, è come se si dicesse no, no, ma io non ho bisogno di aiuto, no, no, ma va tutto bene, no? Invece nel profondo di voi stessi sapete che qualche cosa bisogna cambiare. Fate attenzione perché c'è un 7 di spade. Siccome già si parte da una sorta di carenza, da una sorta di volontà di uscire, io ho l'idea che durante il mese di settembre potreste rendervi conto di non essere così coperti come pensate. E vi sto parlando del livello economico. Coperti per fare questo cambio. E allora potrei capire questo 3 di pentacoli che è questa mancanza di autostima. Andiamo a vedere la regina di pentacoli.
Regina di bastoni. Guardate, ehm, io credo che non vi conosciate abbastanza bene, infatti qui abbiamo un 8 di coppe che è la carta del ricercatore, quindi è come se doveste studiarvi meglio, conoscervi meglio, fare come una sorta di lavoro di introspezione, come vi dice qui l'eremita, per rendervi conto di qual è il vostro potere personale reale. Perché il punto è che qua non vi vedete, non vedete quanto siete forti, non vedete quanto, non volete vedere quanto state male in questa situazione, quanto siete carenti, quanto siete dipendenti. Però una volta che imparate a riconoscere le cose come sono, lì arriva il vostro potere personale. Perché finché faccio finta che qualche cosa non ci sia, finché non vedo l'errore, non ho la possibilità di correggerlo. Nel momento in cui io dico sì, è vero, questo è sbagliato, come lo modifico, come lo cambio, come lo correggo, ho la possibilità di cambiarlo. Ma se non ammetto che c'è qualcosa che non va, non posso agire. E qui invece sento che andrete ad agire. Diciamo che non farete tutto da soli, ma c'è la giustizia due volte. Qui secondo me potrebbe arrivare qualche aiuto dall'alto o potrebbe proprio essere qualche questione burocratica che finalmente arriva alla fine dei giochi. Andiamo a vedere la giustizia. Guardate. 2 di bastoni e asso di pentacoli. Sento che a fine mese, ragazzi, le cose ritorneranno in equilibrio, si aggiusteranno, ci sarà come questo nuovo inizio e la possibilità di guardare avanti con occhi diversi. E sì, secondo me in settembre si chiude un capitolo, avete il mondo qui e il mondo qui. È questione solo di tempo, secondo me. Allora, partiamo dal lavoro. Per chi è senza lavoro, guardate ragazzi, secondo me il mese è positivo per muovervi. Diciamo che secondo me molti si sono già mossi prima dell'estate e secondo me a settembre potrebbe arrivare qualche comunicazione, qualche colloquio da fare e sì che vedo un nuovo inizio. Avete due volte la carta della giustizia, quindi vi dico che può anche essere un contratto, insomma, non proprio breve, magari di 3-6 mesi. Ehm, Tra 6 mesi intendo i contratti di prova, a meno che insomma non abbiate già un certo tipo di ruolo e che quindi minimo un anno per quelli che hanno ruoli di un certo livello. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, dunque, secondo me è ora di chiudere un capitolo con questo mondo. Soprattutto se siete stufi del lavoro che fate, dello stipendio che prendete. Cioè, ho come l'idea, se siete in una fase di carenza, lì dove siete, vi manca la voglia, vi manca l'entusiasmo, vi manca il denaro, insomma è un lavoro che non vi appaga ed è un lavoro che vi schiavizza un po' magari per gli orari o cose così, non nego che qualcuno effettivamente potrebbe decidere di cambiare completamente o aprire la partita IVA entro la fine di settembre, cioè la vedo una cosa proprio flash, super veloce. Aspettatevi nel luogo di lavoro dei colpi bassi e visto che lo sapete, perché ve lo sto dicendo, preparatevi subito una contromossa da fare. Cioè mi dicono, ho proprio sentito queste parole, non vi fate piegare. Mm? Vi faccio un esempio. Avete chiesto l'aumento di stipendio a gennaio dell'anno scorso, no? E durante tutto questo tempo ancora non ve l'hanno dato, ma l'hanno dato ad altri due colleghi. E quando ritornate alla carica vi dicono non è il momento, non è previsto in questa fase dell'anno, insomma le scuse che vi possono trovare sono mille, però a quel punto lì non vi fate piegare, cioè nel senso date come un ultimatum oppure se è da un po' che aspettate, da un po' che vi sentite presi in giro, vi dico
Insomma, qualcuno potrebbe decidere di girarsi e andarsene, ragazzi. Non sento tanto che non sarebbe una scelta impulsiva, è qualcosa che avete già meditato di fare, di andarvene, di cambiare, di lasciare. Vi dico, secondo me molti curriculum, molti di voi li hanno già mandati, però vi dirò una cosa, se per caso decidete di licenziarvi, mettete subito in chiaro le cose per quello che riguarda il TFR, le liquidazioni e via dicendo, perché potreste prendere una sorpresa anche da quel punto di vista lì. Quindi piuttosto rivolgetevi prima, non lo so, ai sindacati o a chi di dovere per capire come vi potete muovere, ok? Però ho proprio la sensazione che un colpo basso potrebbe arrivare nel mondo del lavoro, eh? Quindi low profile e soprattutto invece di lamentarvi per quello che avete e che non vi piace, cercate piuttosto, usando le stesse energie, di trovare qualche cosa di meglio, di trovare un'altra strada. Per le persone invece che sono autonome, allora, se avete già il vostro pacchetto clienti, insomma, se già avete un'azienda che va da un po', mettiamola così, potrebbe essere un buon periodo per pensare a che servizio o prodotti aggiungere o a che zone aggiungere, soprattutto se magari coprite zone geografiche determinate. Ci sarà da lavorare sodo, qualcuno farà anche le ore piccole, devo dire, però il mese di settembre lo vedo un buon mese proprio per seminare. È come se vi desse la possibilità di seminare per raggiungere i risultati che voi volete raggiungere. E se avete in testa collaborazioni con delle persone, anche qui usate il mese di settembre per elaborare questa collaborazione, per parlare, per metterla in equilibrio, per conoscere il vostro futuro socio. Devo dire che comunque per tutti e tre i gruppi si finisce con la giustizia, che è una carta di contratti, è una carta di regolarizzazione ed è una carta che vedendo anche queste due mi parla di nuovi inizi che mi danno una speranza. Per quello che riguarda i soldi, ecco, partendo da questo 5 di pentacoli, ragazzi, tenendo presente che ce l'avete anche qui, non è proprio un periodo super florido, giustamente si arriva dalle vacanze per chi le ha fatte, magari si è speso un po' troppo, potrebbero esserci delle questioni da sistemare, qualcuno per la casa dei figli, qualcuno per la propria casa, la casa per i propri figli potrebbe essere la residenza dell'università, per farvi capire. Eh, però, ecco, qualsiasi tipo di contratto inerente a una casa dobbiate firmare, che sia la compravendita, che sia un affitto, che sia immobili per la casa, guardate bene le lettere in piccolo, perché potreste non rendervi conto di certe clausole o di certo denaro che dovreste dare, tipo magari non vi rendete conto della caparra, non vi rendete conto, non lo so, che c'è un'assicurazione da dover fare, per esempio. Cioè è molto importante che leggiate tutto benissimo nei minimi dettagli. A parte questo, cioè sento che la situazione economica, bene o male, non va male, cioè nel senso è abbastanza lineare. Però potreste portandovi a casa questa brutta sorpresa che vedo tra la torre, il 7 di spade, il diavolo e il 3 di spade. Diciamo che c'è un qualche cosa che vi potrebbe scuotere anche a livello monetario. In realtà poi il mese finisce con un asso di denari che potrebbe anche rappresentare un dono, una vincita, un regalo, dei soldi che arrivano inaspettatamente, magari proprio per una questione burocratica che si risolve. Potreste avere questioni burocratiche con qualche vostro parente o per quello che riguarda qualche progetto o per quello che riguarda magari appunto i figli, la residenza, la casa, però devo dire che secondo me si risolve
tutto per il meglio. Parliamo di progetti. I progetti, ragazzi, è meglio, come vi posso dire, soprattutto se avete progetti con il o la partner. È importantissimo mettere nero su bianco chi fa cosa e fino a dove arriva la mia responsabilità e da dove inizia la tua. Perché per le coppie che stanno avendo un lavoro insieme, diciamo che il lavorare insieme potrebbe portare una sorta di disarmonia anche nella relazione di coppia e qui arriviamo alle relazioni. Partiamo dai single. Allora, io sento che qualcuno è appena uscito da una storia ed è come se non avesse tanta voglia di ributtarvi subito nella mischia, o magari avete anche voglia, ma non avete la fiducia di poter trovare una persona diversa da quella che avete frequentato fino ad adesso. Vi dico, secondo me si tratta di mettere delle regole, voi a voi stessi, e poi di conseguenza nella relazione o nella conoscenza, se per caso è ancora solo un'amicizia. Però è quella regola, vi faccio un esempio per farvi capire, dove conoscete una persona, vi scambiate il numero di telefono, il giorno dopo che vi conoscete vi dà il buongiorno, poi vi dà il giorno dopo ancora un'altra volta il buongiorno. Ed è come una tecnica, questa tra l'altro ho scoperto pure che la insegnano come tecnica oh mamma mia, come si chiama? Chiamiamolo corteggiamento, una tecnica infallibile per conquistare le donne. E insegnano, ragazzi, di scrivere il messaggio del buongiorno almeno 21 giorni di fila. Sapete perché? Perché le abitudini si prendono in 21 giorni. Quindi ci sono quelle dinamiche dove un giorno, il secondo, il terzo, il quarto, arriva sempre questo buongiorno fino a quando uno si abitua e quando dall'altra parte il buongiorno non arriva più, si resta spiazzati. Quindi, se per esempio non volete cadere in queste, tra virgolette, trappole, potresti iniziare a mettere delle regole del tipo: senti, non mi piace che ci si senta tutti i giorni, mi fa piacere sentirti, ma scrivimi solo quando hai piacere di sentirmi o quando hai qualche cosa da raccontarmi, perché poi di parole se ne fanno tante, di tempo se ne perde tanto, ma di sostanza poca. Sapete, dare dei paletti, mi viene da dire con questa giustizia. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione di coppia, ragazzi, non è che si vada tutto, cioè non è che sia tutto rose e fiori, secondo me. Ci sono parecchie dislivelli, come parecchie disuguaglianze, ma questo dipende dal fatto che voi pensate di non meritare, che voi pensate di non essere all'altezza, che voi pensate di non essere abbastanza. E invece no, se cambiate il vostro modo di pensare, vedete che avrete anche più coraggio di fare le cose secondo le regole, secondo anche le vostre regole e non secondo quello che va bene all'altro. Si tratta di iniziare con un piede diverso, con un passo diverso, con un'intenzione diversa. E soprattutto, siccome qui abbiamo la giustizia che è collegato al quinto chakra e qui, guarda caso, abbiamo l'asso di spade al contrario che è collegato al quinto chakra, quello che mi viene da dire è che nel mese di settembre imparerete a parlare di quello che si interessa voi. Per quello che riguarda le relazioni più o meno, ragazzi, quelle che sono, diciamo, indefinite o clandestine, che comunque anche nel vostro caso sento che ci sono alti e bassi in questo mese, qualcuno potrebbe avere la voglia di chiudere. La carta vincente per uscire da questo loop, da questa vibrazione, potrebbe essere proprio la chiacchiera, cioè girare questo asso di spade all'insù. Fate venire fuori quello che vi dà fastidio, quello che non tollerate, quello che non avete capito, quello che vi fa star male. La giustizia, ripeto, è collegata al quinto chakra, che è il chakra della comunicazione e dell'espressione personale. Quindi è importante che l'altra persona sappia come vi sentite, come quello che pensate, le vostre intenzioni, perché è come creare fare un punto, tirare una linea e ricominciare da capo. Da adesso le regole sono diverse. Per quello che riguarda la famiglia,
Allora, qui devo dire che secondo me c'è come per famiglia io intendo famiglia di anima, non necessariamente la famiglia di sangue, però io ho come la sensazione che qualcuno possa venirvi in aiuto per cercare di farvi vedere le cose da un altro punto di vista, per cercare di darvi una mano, per spronarvi, però voi siete sul no, 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 ma non è così, no, 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 non ti preoccupare che ce la faccio da solo. Cioè, avete prima la difficoltà a individuare qual è l'errore e quindi quando gli altri ve lo fanno percepire, voi che non siete ancora pronti ad ascoltare dite no, grazie, non ho bisogno di aiuto. Mentre per quello che riguarda il vostro stato psicoemotivo, io vi dico, secondo me avete solo bisogno di fare questo lavoro con l'eremita, un lavoro di introspezione, chiedetevi qual è la mia verità, cos'è valido per me, cos'è che io voglio veramente. Voglio una relazione dove io non posso mai parlare dei miei problemi? Sì, no. Voglio una relazione dove io vengo sempre in secondo piano? Sì, no. Tenete presente che siete voi che mi mettete in secondo piano perché pensate di non essere all'altezza, però è anche giusto avere un partner dall'altra parte che si sieda davanti a voi e vi dica: dimmi tutto, perché stai così? E voi direte: penso di non essere abbastanza. E una relazione sana avrà un partner che vi supporta, vi dice ma no, non devi pensare così, guarda quante cose fai, c'è questo, fai quell'altro, sei così, sei cosà. Insomma, vi supporta, vi tira sul morale. Però una cosa importante è chiedervi perché. Perché voglio quella roba lì? Perché per me è importante? Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Totalità, amanti e mente. Hmm. È come se vi dicessero di trovare un punto di unione tra voi e la vostra altra metà che potrebbe essere l'altra persona che avete davanti, ma anche la persona che abbiamo dentro, perché noi siamo fatti di due polarità, la polarità positiva e quella negativa, e quindi si tratta di prenderle tutte e due, di prenderle insieme. E sento con questa mente che è come se fosse la mente che vi gioca un brutto scherzo. In realtà non è importante aver ragione con la mente, perché certe volte c'è come un bivio, no? Il cuore dice una cosa, la mente dice un'altra. Quindi non è che uno dei due abbia la maggiore, anche se ogni tanto sì, però è come dire, ok, esiste il fatto che, non lo so, il cuore sta male, esiste il fatto che la mente ha paura, tutti e due insieme che cosa fanno? Un disastro. Quando il cuore fa male, la mente ha paura di cambiare, si tende a rimanere in quella situazione come i masochisti. Però il punto è il perché ho paura, cioè è chiedersi appunto il perché delle cose, da dove arriva questa paura, da dove arriva l'esitazione e cercare anche di tirarvi su un po' il morale da soli. Comunque, è un qualche cosa che va preso nel suo complesso e anche qui avete il mondo. Quante ne sono uscite, ma prendiamo solo quelle che si sono girate. Allora, alte responsabilità, ottobre, e qui più o meno ci siamo perché è il mese dopo settembre. Rete di telecomunicazioni e ci dà l'estate, ragazzi. E poi abbiamo un ascenso, come si dice in italiano, l'ascenso, una promozione in aprile. Difatti a livello temporale le metterei così. Mm. Fatemi sapere come vi risuonano queste carte, ragazzi. Allora, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per concludere la lettura. Ok, allora andate avanti puntando verso l'alto, sempre cercando mete più elevate. La vita è movimento, cambiamento e crescita. Nessun'anima può restare per sempre nello stesso stato. La natura non è statica perché cambia e si espande in continuazione.
crescendo attraverso varie fasi. La ghianda si fa quercia possente, il bulbo cresce producendo bellissimi fiori e il chicco di grano fornisce farina. Senti la mia vita fluire e vibrare attraverso il tuo intero essere, rinnovandolo, ristorandolo, unificandolo, la totalità, il mondo. Giacché la mia luce riempie la tua mente, sii consapevole della chiarezza del modo di vedere, che ti libera da ogni dubbio e da ogni confusione, quella credenza limitante di non essere abbastanza, è quello che voi vedete, dissipando le tenebre. Giacché il mio amore ti riempie il cuore, l'amore fluisce attraverso di te, ricadendo su tutto ciò con cui entri in contatto. Tutto è uno, tutto è unità. Wow, è stato un bellissimo messaggio, amici della bilancia. Spero che la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, altrimenti potete anche fare questo lavoro per conto vostro abbonandovi al canale. In quella sezione tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, salute, soldi, via dicendo, e in più in quella parte tratto anche temi di metafisica e di metamedicina. Sono video che dunque sono 4 playlist numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché diciamo che è una formazione a livello metafisico. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lì là per rendervi conto insomma dei temi che vado via trattando. Se non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi accedete o da un altro telefonino o dal computer. Detto questo vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!